Allora, la chiamata con Cinzia la riesco a fare direttamente da qui, senza nessun tipo di problemi. Di tipo USB-C per ricaricare i sistemi, questo è il packaging, e per ricaricarlo ne bastano a malapena 2. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi sono qui per presentarvi, o meglio fare un unboxing su questo sistema di comunicazione della Lexin MTX. Mi è arrivato esattamente ieri e questa mattina sono qui con voi per vedere cosa c'è all'interno della confezione. Allora, proseguiamo, apriamo, vediamo cosa c'è all'interno. Questo è il packaging. Ok, all'interno troviamo c'è questo piccolo foglio con scritto il marchio del prodotto sopra e all'interno ci sono due sistemi di comunicazione Bluetooth, uno e uno 2. Esteticamente sono molto belli e devo dirvi sono anche particolarmente leggeri. Andiamo a vedere cosa c'è sotto. Le immancabili istruzioni, manuale d'uso che c'è in diverse lingue, tra cui anche, eccolo qua, l'italiano. Ottimo. E poi vediamo cosa c'è all'interno di queste singole scatole. Allora, le scatole sono due, apriamone una, immagino che nell'altra ci sia l'equivalente di quelle che troviamo in questa. Allora, ok, troviamo delle basette dove agganciare appunto i sistemi di comunicazione, una che è possibile agganciare con delle viti e un'altra che invece è possibile agganciare banalmente con l'adesivo 3M. Perfetto. C'è tutto il cablaggio, auricolari, eccoli qua, il cavo di tipo USB-C per ricaricare i sistemi, il microfono che è possibile attaccarlo con un velcro, eccolo qui, velcro 3M e il microfono si tiene. Poi agganciato al microfono ovviamente ci sono le due casse. E cosa molto interessante, ci sono i due tipi di microfoni, uno che ovviamente è questo rigido, c'è lo spinotto, si stacca lo spinotto e volendo si può mettere anche quest'altro che è particolarmente indicato soprattutto per i caschi integrali. Vediamo cos'altro c'è ancora. Ci sono delle spugnette di ricambio, c'è un sistema di ancoraggio e di fissaggio per il microfono e sempre con la base della 3M. Direi che c'è tutto. In quest'altra confezione c'è l'equivalente di questo. L'ancoraggio al casco è possibile farlo tramite questa piattina e in metallo oppure tramite la strisciolina 3M. Credo di scegliere questa seconda soluzione con la 3M, ma poi ovviamente a seconda del casco magari vi andrà meglio un prodotto piuttosto che l'altro. L'ancoraggio è abbastanza semplice, la piattina e il sistema di Bluetooth scorrono tra di loro e si incastrano. Quello che ho trovato un po' articolato è la rimozione, dovrete aiutarvi con questo accessorio che viene fornito all'interno della confezione. Esteticamente è molto bello, come vi dicevo, è particolarmente leggero. Il materiale con cui è fatto è plastica, è leggera ed è particolarmente anche bella esteticamente. C'è una parte nero opaco, anodizzato, e una parte invece in nero lucido. I tasti mi sembrano abbastanza grandi, c'è un tasto di accensione e ci sono i due tasti più o meno per aumentare e abbassare il volume e c'è il tasto mesh, poi vedremo anche meglio dalle istruzioni. Ha anche un'antenna che potete alzare se volete e con un semplice clic richiudere. Nella parte posteriore abbiamo una presa di tipo C che occorre sia per caricare il prodotto, l'accessorio, e sia anche per collegarci banalmente gli auricolari. Insomma, a leggere il libretto di istruzioni di questo prodotto pare che di qualità ce ne sia veramente parecchia. Vi do semplicemente alcuni dati. È possibile collegare fino a 24 accessori, quindi 24 piloti piuttosto che 12 coppie di piloti e passeggero, e ha una portata di circa 2 km. Ovviamente c'è la funzione che riduce il rumore di sottofondo, quindi la qualità all'interno del casco dovrebbe essere veramente elevata. È impermeabile, IP67, quindi anche contro la pioggia e gli eventi atmosferici siamo a posto. La durata della batteria
dovrebbe, almeno sulla carta, avere una durata della batteria di circa 18 ore e per ricaricarlo ne bastano a malapena 2. È possibile condividere la musica sia col passeggero che con gli altri componenti collegati a noi. Permette, a differenza di altri prodotti, magari di ascoltare la musica e contestualmente di ricevere anche le telefonate, e si dovrebbe abbassare il volume della musica, piuttosto che ascoltare il navigatore e ascoltare la musica contestualmente, parlare con il passeggero e comunque condividere la musica entrambi. Insomma, è veramente un prodotto che si pone, almeno sulla carta, a un livello alto. Vi dico già quello che è il prezzo del prodotto, è di 277 euro, almeno ad oggi su Amazon. Per quello che offre il prodotto mi sembra assolutamente un prezzo in linea. I tasti, a vederli così, mi sembrano abbastanza grandi e distanziati tra di loro, che anche con i guanti non dovrebbero avere nessun tipo di problemi. A questo punto non mi resta che iniziare a montare tutto sul casco, poi vi farò vedere come li ho sistemati e poi andremo a provarlo nella realtà in sella, quindi lì avremo la prova del 9. Eccoci qua ragazzi, ho montato il Lexin MTX sul casco. L'unico filo che ovviamente viene fuori è questo qui, che è quello dell'alimentazione. Da qui si dirama verso le due casse messe all'interno del casco. Spero che voi riusciate a vedere, sto cercando di fare del mio meglio con le inquadrature. Una alla sinistra e una alla destra, ovviamente non si vede nulla esternamente. Ecco il microfono. Un lavoro estremamente semplice e ben fatto. Ho agganciato tutto, come vi dicevo, con l'adesivo 3M e quindi adesso il prossimo passo sarà provarlo in strada. Comunque, metterlo dentro le predisposizioni è veramente stato un gioco da ragazzi. E tra l'altro collegare il cellulare, lo smartphone e il dispositivo Bluetooth è stato di una banalità impressionante. Come vedete è collegato anche sul navigatore il cellulare. Io se vado qui riesco tranquillamente a entrare nella mia rubrica e sfogliare la mia rubrica telefonica. Posso farlo da lì, posso farlo dal cellulare senza nessun tipo di problemi. Semplicissimo, veramente veramente banale. Ovviamente posso condividere anche la musica, come vedete posso fare qualsiasi cosa su tutti e tre i dispositivi. E tra l'altro, tornando sempre a parlare di dispositivi, leggendo le istruzioni mi sono reso conto che in realtà sul Lexin MTX è possibile collegare ben 2 cellulari e altri 2 dispositivi Bluetooth. Ne tiene connessi 3, tutti e 3 contemporaneamente, e una volta che voi li avete affiliati, non serve fare l'affiliazione ogni volta, ma la volta successiva, quando riaccenderete i dispositivi, lui si collegherà automaticamente. E così è stato sia per il cellulare sia per il navigatore. Quindi, per quel che riguarda la semplicità di collegare i dispositivi, è veramente veramente semplice. Il libretto di istruzioni è veramente ben fatto e il fatto che sia fatto anche in lingua italiana, non ve lo nascondo, aiuta parecchio. Una volta che accendete il prodotto, lo stesso vi indicherà lo stato di carica della batteria. I livelli sono 5, 100%, 80%, 50%, 30%, batteria scarica. Da quando vi indicherà batteria scarica avrete circa un'ora e mezza di autonomia ed ogni 5 minuti l'apparecchio vi ricorderà che la batteria è scarica. Una volta scarica, come dicevo prima, basterà ricaricarla, in un paio d'ore siete al 100% e potrete tornare a utilizzarlo tranquillamente. L'unica cosa che non sono riuscito a variare è la lingua. Rimane in inglese. Anche guardando sul libretto di istruzione non ho trovato la funzione che ci permette di cambiare la modalità della lingua, però per quel che riguarda il libretto di istruzioni è assolutamente ben fatto. La funzione mesh, il tasto mesh, ci permette di collegarci al canale 1 ad eventuali altri dispositivi e Lexin MTX intorno a noi in maniera del tutto automatica. Si preme mesh, andrà sul canale 1 e tutti i dispositivi che hanno lo stesso apparecchio vicino a noi si collegheranno in automatico. Non vi nascondo che sono impaziente di provarlo. Finalmente la prova in strada, ragazzi. Allora, nel momento in cui ho riacceso i 3 dispositivi, il navigatore, il cellulare e il sistema Bluetooth, si sono accoppiati tutti e 3 insieme senza nessun tipo di problemi. Nel momento in cui vi sto parlando riesco ad ascoltare le informazioni nel casco e fino a poco fa ascoltavo tranquillamente la musica, la stessa si abbassava nel momento in cui entravano le informazioni del navigatore, quindi per ora è tutto perfettamente allineato a quello che indicava il manuale. Adesso mi accosterò e chiameremo Cinzia
vediamo come si comporta l'audio in chiamata con Cinzia. Un attimino che giriamo qui, mi accosto un attimo qua, chiamiamo Cinzia e poi proseguiamo. Allora, la chiamata con Cinzia la riesco a fare direttamente da qui, senza nessun tipo di problemi. Vado in registro chiamate, elenco chiamate, chiamate effettuate, Cinzia. Adesso dovremmo sentire tutti quanti. Sento squillare, alzo un po' il volume. Mi senti, Cinzia? Aspetta che alzi il volume. Ok, ce l'ho al massimo adesso, mi senti? Ok, io ti sento. Aspetta che adesso partirò. Adesso io ovviamente ho la visiera aperta perché ho la staffa della GoPro ovviamente attaccata al casco, quindi non riesco a chiudere completamente la visiera. Si sente perfetto. Sì, allora se mi senti anche senza fruscio con la visiera aperta vuol dire che il sistema di riduzione dei rumori sottofondo funziona alla grande. Sento le informazioni del navigatore che mi dice che mi sto avvicinando alla rotonda fra 450 metri. Comunque la prova che devo fare con te fondamentalmente funziona, perché se tu non senti frusci e ho la visiera aperta, diciamo che io vado alla grande proprio. Va bene, ok, grazie, ciao 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 ciao. Ok, quindi Cinzia mi sente perfettamente nonostante abbia la visiera aperta. Immagino che le indicazioni del navigatore le abbiate sentite anche voi. Tra l'altro una cosa che è molto interessante, il volume della musica, il volume del navigatore, il volume delle telefonate potrete personalizzarlo, quindi praticamente a seconda di quello del canale che state usando. Il telefono ha un volume, la musica ha un altro volume, il navigatore ne ha un altro ancora. Adesso io sto ascoltando la musica. Per cambiare la musica banalmente basta fare un doppio clic in alto e cambia la stazione. Se volessi abbassare il volume, un clic in basso si abbassa, un clic in alto si alza. Se tengo premuto il tasto in basso abbasso ugualmente, se tengo premuto quello in alto alzo ugualmente. Per cambiare stazione doppio clic in alto o doppio clic in basso. Adesso ripartiamo, ho la musica in cassa e vi dimostrerò, sperando che voi possiate sentirlo, che anche le informazioni del navigatore mi arrivano. Adesso ovviamente sbaglierò strada volutamente, che sarei dovuto andare a destra. Adesso il navigatore ricalcola e mi darà le informazioni giuste per proseguire dove gli ho detto di andare. Immagino che la sentiate anche voi. Conclusioni finali le farò guardandovi in faccia. Adesso mi fermerò in qualche parcheggio e vi darò un po' di dettagli ulteriori di questo navigatore, però sicuramente un prodotto promosso a pieni voti. Tutto quello che era riportato nel manuale lo fa senza tentennare, al primo colpo, senza problemi. Il Lexin MTX Mesh 3.0 ha sicuramente superato ogni tipo di prova. Tutto ciò che sulla carta avrebbe dovuto fare, nella realtà fa, e lo fa anche in maniera egregia, quindi direi che è un sistema sicuramente di buona qualità. Il prezzo mi sembra assolutamente in linea con quello che sono le prestazioni di questo apparecchio. Se considerate che con 277 euro ne prendete una coppia, direi che il prezzo è ampiamente ripagato dalle funzioni che ha. È possibile collegare 4 dispositivi Bluetooth e ne tiene ben 3 connessi. Adesso vi mostro un po' da vicino la pulsantiera. La pulsantiera si è rivelata estremamente facile da raggiungere e i comandi sono ben distanziati, quindi anche con i guanti invernali non avrete nessun tipo di problemi. Come vedete adesso il display è azzurro perché è in fase di stand-by. Quando è collegato all'altro sistema Lexin che aveva Cinzia, ha un colore fucsia, rosa. Quando invece attiviamo il tasto mesh, che è questo qui, il display assume un colore verde. In questa configurazione qui, dove è consigliabile anche alzare l'antenna, praticamente con questa configurazione qui è possibile collegarsi automaticamente a tutti coloro che hanno lo stesso sistema mesh di comunicazione. Porta fino a 10 canali, ve lo ribadisco, ed è possibile collegare fino a 24 apparecchi tra di loro. Ha una portata massima di 2 km. Se volessi proprio trovare il pelo nell'uovo e quindi trovare una cosa negativa, trovo un po' articolato rimuoverlo dalla sua sede, perché abbiamo bisogno di un accessorio che viene fornito da una confezione che va infilato qui dietro, si preme e si stacca. A parte questa piccola particolarità, che vi ripeto proprio a voler trovare il pelo nell'uovo,
è decisamente un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è decisamente ben fatto, è estremamente chiaro, ma proprio per fugare qualsiasi tipo di dubbio vi lascerò in descrizione un video fatto dai ragazzi di Lexin molto chiaro. Per quel che riguarda le istruzioni che vengono date soltanto dal sistema Bluetooth, sono solo ed esclusivamente in inglese. Ecco perché anche provando a smanettare non sono riuscito a trovare altre lingue, perché in realtà non ci sono. Ho scritto una mail ai ragazzi Lexin e mi hanno confermato che stanno cercando di lavorare per aggiungere ulteriori lingue oltre l'inglese. Comunque vi garantisco che anche se è solo in inglese, parliamo di istruzioni che dà il sistema di Bluetooth, è estremamente semplice da seguire. L'associazione, l'affiliazione, l'accoppiamento dei vari accessori è veramente di una semplicità disarmante. Nella descrizione del video vi lascio anche il link di affiliazione del prodotto. Link di affiliazione che vuol dire? Vuol dire che se voi comprate da quel link avrete uno sconto e a me verrà riconosciuta una minima commissione. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!